Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche della prima parte di giugno 2022. Sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate proprio il link ad un video che spiega come fare per mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene? Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali per la prima parte di giugno 2022. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dello Scorpione. La carta dell'eremita denota un'energia di introspezione, parla di quello che è il fare una ricerca a livello spirituale, si va verso quello che è la propria verità. È un percorso di autoconoscenza, magari per qualcuno parla di un periodo di isolamento ricercato, perché no, magari una vacanza, ve lo auguro. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Abbiamo direi che una vacanza no, ragazzi, mi spiace. 3 di bastoni al contrario. 3 di bastoni al contrario parla di quello che è un non movimento in realtà, perché quando è al dritto parla di un qualche tipo di viaggio, appunto, o un progetto, un obiettivo che si sta concretizzando o che si è appena iniziato. Essendo al contrario, sento che ancora magari è nell'aria questa cosa, ma ancora, non c'è, diciamo, quello che è una concretizzazione reale. In realtà poi avete la carta del 6 di bastoni, quindi potrebbe essere che questo tipo di riconoscimento che stavate aspettando, questa vittoria che arrivi, perché appunto il 6 di bastoni è la carta del successo. Continuiamo poi con un 10 di coppe, il fante di pentacoli e un 4 di spade. Allora, io credo che qui ci sia la voglia di entrare a far parte di un gruppo, di una famiglia, di quello che è un'unione, okay, l'eremita in realtà parla molto di quello che è un'energia solitaria, quindi che sia per voi una situazione a livello romantico, a livello lavorativo o personale, magari c'è qualcuno qui che si sente un pochettino solo, vorrebbe essere riconosciuto probabilmente con questo 6 di bastoni. Sento che c'è la voglia di appartenere comunque a quello che è un gruppo in realtà, okay? Il fante di pentacoli potrebbe fare riferimento a un qualche tipo di progetto o studio, e lo rivediamo un pochettino qui con il 3 di bastoni al contrario, che magari non sta prendendo troppo piede, avete ancora bisogno di lavorare su questo tipo di discorso. Il fante di, pentacoli parla anche di quello che è proprio il fare una ricerca nel dettaglio, il guardare le cose, nel piccolo, ecco, e parla anche di quello che è un'energia da dedicare completamente, se vogliamo, a quello che è questo progetto, questa relazione o questa situazione. Il 4 di spade che vediamo qui ha molto l'energia dell'eremita, perché parla anche qui di un periodo di isolamento che ci si, prende, si sente il bisogno di prendere per ricaricare le pile fondamentalmente. È la carta che ci indica la necessità di un riposo e sento che è proprio quello che andrete a fare. Probabilmente verso la metà di giugno qualcuno di voi deciderà di prendersi un tempo da questa situazione, da questo progetto, o da questa relazione, okay? Il 3 di pentacoli molte volte fa riferimento a a delle responsabilità, mh. O per qualcuno si tratta di una casa, perché comunque il 3 di pentacoli, sì, parla anche di collaborazioni, parla di qualcuno che si accinge insieme ad altri a, creare un'opera grande. Quindi parla di collaborazioni, come vi dicevo all'inizio,
e di responsabilità. Quindi sento che per qualcuno qui si tratta di prendersi la responsabilità del proprio nuovo cammino. Con questo matto che avete, il matto vi dice che dovete buttarvi fondamentalmente, dovete aver fiducia in quello che è la vita, in quello che è il disegno divino. In questo mazzo soprattutto il matto ha un cristallo nella mano, ha un'ametista. L'ametista è il quarzo che serve per aprire e far lavorare il sesto chakra, il terzo occhio, che è quello proprio dell'intuizione, è il chakra che canalizza le informazioni dall'alto e qui in qualche modo vi vuol ricordare che siete divinamente guidati. Io credo che questo momento eremita inizierete a viverlo verso la fine della stesa, quindi verso metà giugno, piuttosto che verso l'inizio, ma lo rivediamo già un pochettino qui con il 4 di spade, quindi sento che per molte persone, ehm, ci sarà quello che è la volontà di concentrarsi su se stessi, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere nello specifico. Spiegatemi il 3 di bastoni al contrario, per piacere, grazie. Opla. Abbiamo un matto di nuovo, inizio e fine stesa, una bella energia molto fresca comunque quella del matto. È un'energia pura, pulita, e qui scusate, è seguito dalla carta dell'imperatrice. Qui si tratta di dare nuova vita, nuovo respiro a quello che è la vostra parte creativa. Anche il matto parla proprio di quello che è una creatività a livello di manualità e l'imperatrice in quanto, carta associata anche alla gravidanza, alla gestazione, parla di creare qualche nuovo progetto, qualche nuovo obiettivo o magari per qualcuno è un bambino, non lo sento tanto per adesso. Però sento molto di più quello che potrebbe essere un progetto lavorativo, magari inerente a una casa, il mettere su famiglia in senso pratico, non in senso di unione di coppia. Comunque andiamo a vedere anche il 6 di bastoni, a che cosa fa riferimento. Tante carte. Abbiamo la ruota della fortuna, poi abbiamo il Papa, il 5 di bastoni, il diavolo al contrario e il fante di spade al contrario. Mh, interessante. È interessante perché il Papa normalmente è proprio l'arcano maggiore che parla di quello che è il riconoscimento della società ed è collegato alle stesse energie un po' che c'è qui con il 6 di bastoni. Sento che qualcuno, probabilmente sta lottando, sta cercando di farsi strada attraverso quello che potrebbero essere anche dei concorrenti, se per voi risuonasse come una stesa di lavoro, dei colleghi magari, piuttosto che c'è una sorta di fatica a imporsi, a esprimere se stessi, a farsi dare quel riconoscimento che ci si aspetta, ad essere riconosciuti dagli altri, dall'esterno. Avete un diavolo al contrario, c'è probabilmente una sorta di tossicità, una sorta di condizionamento in tutta questa faccenda. Andiamo a vedere 10 di coppe, 6 di coppe, 6 di coppe, la regina di spade al contrario e un 5 di denari. Uhm, allora sicuramente la regina di denari la regina di spade mi dà da pensare che non ci sia tutta questa chiarezza mentale, tutta questa pianificazione per riuscire a raggiungere l'obiettivo che voi volete, quindi questo 10 di coppe. Mhmm, Sicuramente avendo questo 6 di coppe c'è qualche cosa inerente magari all'infanzia, al passato, che potrebbe essere vi stia condizionando, perché qui comunque avete anche, il diavolo al contrario, e vi dico, guardate sono anche uscite vicine però avendo il diavolo al contrario, avendo anche il 5 di pentacoli, c'è aria di codipendenza. Perché comunque il 5 di denari è sempre una carta che parla di un qualche tipo di delusione. Ehm, praticamente parla anche di perdite economiche, di perdite da un punto di vista pratico,
ma più che tutto è la perdita della fiducia, la perdita della speranza, la perdita di un qualche tipo di materialità anche. Ehm Molte volte fa riferimento alla codipendenza perché si perde quello che è, la propria indipendenza economica e quindi si diventa dipendenti di qualcun altro. Si perde la propria indipendenza a livello di potere personale e quindi si diventa dipendenti di un altro. E ci va un po' a gioco con la regina di spade al contrario che indica proprio questa confusione mentale. Andiamo a vedere questo fante di pentacoli per piacere, grazie. Abbiamo un 9 di coppe, vediamo che altro, e un 6 di denari. Sì, allora qui sento che in qualche modo c'è qualcuno che si sta un po', se vogliamo, attaccando a quello che è un sogno, che anche qui vediamo, perché anche il 6 di coppe mi può parlare di sogno. Probabilmente qualcuno sta sognando quest'unione, questa famiglia, questo gruppo, ma c'è ancora tutta questa confusione mentale per riuscire a capire come arrivare. Diciamo che qui con questo fante di pentacoli potenzialmente vi state dedicando anima e corpo a quello che è il sogno che voi volete realizzare, ma manca fondamentalmente quello che è un equilibrio, sia da un punto di vista monetario, sia da un punto di vista pratico proprio. Andiamo a vedere, il 4 grazie. La regina di coppe e la carta dell'eremita un'altra volta. Quindi, diciamo verso la seconda parte, verso la fine della stesa, la seconda parte di parte centrale se vogliamo di giugno, sento che, vi prenderete questo momento. Hanno tutte e 2 la stessa energia, c'è bisogno di prendersi una pausa, di staccare la spina un secondo, avete bisogno di ricaricare anche il cuore, perché comunque la regina di coppe è legato a tutto quello che è la sfera emotiva, quindi qui c'è bisogno di curarsi fondamentalmente, c'è bisogno di prendersi cura di se stessi, di andare a fondo, di capire quello che voi veramente volete. Cercare di capire qual è la vostra verità e non quali sono le verità condizionate dall'esterno, che possono essere gli avvenimenti esterni, le persone che controllano dall'esterno. Andiamo a vedere questo 3 di pentacoli per piacere, grazie. Asso di bastoni al contrario e il sole. Guardate, a fine lettura il punto è di prendere coraggio, perché qui avete un asso ma è al contrario, ma qui avete un arcano che indica un inizio, quindi si va verso la via. Probabilmente questo periodo di riflessione, di lavoro interiore vi serve a portare quello che è la vostra chiarezza mentale, a curare quello che sono le ferite del bambino interiore, a cercare aiuto fondamentalmente, perché se questa carta parla anche di collaborazioni, potrebbe essere che in qualche modo voi ricerchiate, l'aiuto di qualcuno, ehm, che vi possa sostenere più che dare delle spiegazioni logiche. Una di quelle persone accoglienti che vi incoraggiano insomma. Ehm Potrebbe anche essere però riferito al fatto che dobbiate prendervi le vostre responsabilità per quello che riguarda la guarigione del bambino interiore, perché in questo momento ancora non state facendo nulla. Siete lì che magari sì, già il lavoro di pensiero, il lavoro che state facendo di autoanalisi può essere qualche cosa, ma qui si parla di fare un'azione a livello concreto, che è quello che ancora non si fa. Andiamo a vedere con la carta del matto, abbiamo un 9 di spade, ancora una per piacere, e un 2 di spade al contrario. Quindi qui, la stesa finisce con una carta di fiducia fondamentalmente, con una carta di speranza. Qui vediamo che si superano i dubbi con questo 2 di spade al contrario, c'è comunque quello che è una caduta dei veli se vogliamo. E qui il 9 di spade ci dice che ormai ci si sta già svegliando da un incubo, okay, quindi, questo periodo un po' così tormentoso se vogliamo, qua dove vediamo, diciamo il periodo di fine maggio inizio giugno,
dove c'è comunque questa sorta di tossicità, questa energia un po' lentina diciamo, sento che alla fine dell'attesa le cose si muoveranno, inizierete già ad uscire da quello che è questo periodo, okay? Diciamo che la confusione mentale, se ne va. Okay, andiamo a vedere con Osho che altro hanno da dirvi. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i loro like, con le condivisioni, i commenti e con le iscrizioni, quindi davvero grazie a tutti. Bene, Osho, cosciente e incosciente, quello che vedo e quello che non vedo. Okay. Innocenza ed è la carta del sole e partecipazione, diciamo che non ho la stessa carta di riferimento, ma potrei avvicinarla a questa carta qui. Okay, vabbè la lascio qui il sole. Il sole, l'innocenza, cosa vi dice? Vi faccio notare una cosa: questa raffigurazione, questa carta in questo mazzo è raffigurata con un vecchio saggio e la carta dell'eremita anche. La barba indica proprio la saggezza. Quindi qui quello che vi vuol far capire la carta è che voi avete già la saggezza per riuscire a districarvi da questa situazione, okay? Il punto che dovete tornare sono proprio 2 carte, le 2 carte messe insieme. Avete già la saggezza, okay, ma dovete tornare a guardare il mondo con gli occhi di un fanciullo, con l'ingenuità e la purezza d'animo di cui vi parla il matto. E la partecipazione è un 4 di bastoni ragazzi, quindi sicuramente ci sarà quello che è l'unione, la stabilità, quello che è guardate, caso ha voluto l'ho messo proprio sotto la carta del 10 di co beh no, non è stato un caso. Però mi viene proprio in mente che parli di famiglia, parli di unione felice, parli di qualche tipo di desiderio intrinseco che voi avete, okay? Quello che vi posso dire è che avete bisogno prima di uscire da questo impasse, dovete rendervi conto che ormai tutto quello che era il passato è solo un ricordo, ormai avete le idee più chiare. Il 2 di spade, okay, inizia a lasciare spazio a quello che è la chiarezza mentale del sole, perché è al contrario, quindi vuol dire che tutti i dubbi che c'erano prima iniziano a non esserci più. Bene, andiamo a vedere ancora una carta dal mazzo delle fatine, vediamo che consiglio hanno da darvi. Una carta per gli amici dello Scorpione, per piacere, grazie. Wow. Tentazione, e questa ve la avvicino qui al diavoletto. Questa carta vi vuole ricordare che avete tutte le capacità assolutamente per resistere alle tentazioni. Qualsiasi cosa il diavolo rappresenti per voi, okay, che sia una tentazione di tipo fisico, che sia una tentazione di tipo mentale. Poi abbiamo Stargazing e questa carta vi dice di fondamentalmente chiedere alle stelle, di avere fiducia in quello che è la vita, di esprimere quelli che sono i vostri desideri e di esprimere anche quelli che sono i vostri dubbi. È un po' come se vi dicesse: parlate con le stelle, qualche messaggio vi arriverà, qualche messaggio dall'alto. E poi abbiamo tempo prezioso. Questa carta parla di non sprecare né il vostro tempo né il tempo degli altri, perché il tempo che abbiamo è prezioso, quindi focalizzate come riprendere le forze e quale deve essere il vostro percorso in questo periodo. Cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.